Ciao, voglio mostrarti come creare un effetto ritratto in movimento con Photoshop che ci ricorda molto quelle che possono essere le scansioni di un documento, venute magari un po' mosse, che però restituiscono al nostro lavoro grafico un impatto di sicura originalità ed efficacia. Vediamo subito come creare questo contenuto originale. Una volta importata la nostra immagine nell'area di lavoro di Photoshop, andiamo a sbloccare il livello di sfondo che solitamente di default risulta bloccato, quindi facciamo doppio clic sul livello di sfondo, clicchiamo su OK. A questo punto lo andiamo a duplicare, quindi lo trasciniamo nella parte bassa del pannello livelli, sull'iconcina crea nuovo livello. Manteniamo selezionato il livello copiato, dopodiché ci spostiamo sul menu filtro, sfocatura, effetto movimento. A questo punto gli diamo un valore di pixel abbastanza alto, con un'angolazione che sia lineare sinistra-destra col movimento, quindi anche un angolo da 0 a 3 gradi può andare benissimo. E come dicevamo appunto la distanza deve essere un valore che vada almeno dai 200 ai 500, in modo che si veda appunto l'effetto movimento come in questo caso. Quindi diciamo manteniamoci intorno ai 500 più o meno. Possiamo vedere chiaramente l'anteprima qui e zoomare all'indietro in modo da vedere l'anteprima piena dell'immagine dell'area di lavoro. Clicchiamo su OK. A questo punto andiamo a selezionare lo strumento gomma e andiamo a cancellare una metà o di sinistra o di destra dell'immagine con l'effetto movimento applicato. Quindi ci spostiamo sul pannello livelli, andiamo a selezionare lo strumento gomma o in alternativa clicchiamo su Add a tastiera per attivarlo con la scorciatoia. Andiamo quindi a cancellare la metà di sinistra, quella sostanzialmente che prende dal naso a sinistra. Quindi orientativamente, se l'immagine del ritratto, che è quella sulla quale stiamo lavorando, è un'immagine perfettamente frontale e simmetrica rispetto alla macchina fotografica, quindi allo scatto, allora potremo semplicemente muoverci così da metà dell'immagine verso sinistra. In questo modo, spostiamoci ora di nuovo sul livello iniziale, andiamolo a duplicare di nuovo e poi spostiamo il livello copiato, lo trasciniamo come primo livello a partire da sopra. Torniamo quindi sul menu filtro, di nuovo sfocatura, effetto movimento, con gli stessi valori andiamo a dare OK. Ora con la gomma andiamo a cancellare solo la parte relativa al volto, quella che è possibile cancellare in questo livello, come in questo caso. Ci spostiamo sul secondo livello e di nuovo andiamo con la gomma a cancellare il resto del volto. Quindi stiamo cancellando l'effetto sul volto, facendolo tornare nitido come al suo stato originale. Che cosa abbiamo ottenuto? Che il volto è l'unica parte nitida di tutta l'immagine, il resto dell'immagine è soggetta appunto all'effetto movimento che abbiamo costruito. Ora selezioniamo lo strumento selezione, ci spostiamo sul menu livelli e andiamo a selezionare tutti e tre i livelli. Possiamo selezionare il primo e poi con CTRL o Command da tastiera andiamo a selezionare anche gli altri due, oppure selezioniamo il primo, ci spostiamo sull'ultimo e con Shift li andiamo a selezionare tutti e tre. Dopodiché col tasto destro clicchiamo su Unisci livelli. Ora abbiamo un unico livello, chiaramente non possiamo tornare più indietro a meno che non clicchiamo sulla combinazione di tasti CTRL o Command Z, questo per annullare l'ultima azione compiuta. Ora ci spostiamo sul menu filtro, apriamo la galleria filtri, facciamo uno zoom all'indietro in modo da avere il quadro di lavoro pieno, andiamo a selezionare l'opzione penna grafica, dopodiché andiamo a selezionare come direzione tratto direzione orizzontale, perché appunto il movimento che stiamo costruendo è un movimento basato sulla linea orizzontale, dopodiché dobbiamo andare a evidenziare il tratto con queste due opzioni, lunghezza tratto e bilanciamento chiaroscuro. La lunghezza tratto ci permette di evidenziare il tratto nella direzione che abbiamo scelto, in base anche alla luminosità e alle cromie eventuali dell'immagine. Diciamo che in questo caso un tratto ben evidenziato può avere come valore 9. Dico in questo caso perché dipende molto dall'immagine sulla quale stiamo lavorando. Infatti il secondo valore, bilanciamento chiaroscuro, è un valore che può essere molto chiaro se l'immagine di default è un'immagine sostanzialmente più luminosa, più chiara, oppure un valore molto alto come questo se l'immagine di default parte già come un'immagine scura dai toni scuri. Infatti se noi andiamo a diminuire il valore del bilanciamento chiaroscuro vedremo come spicca molto di più la luminanza rispetto alla luminosità di tutti gli altri pixel e non è certo il valore che evidenzia la nostra immagine come vorremmo, perciò torniamo a un valore che in questo caso, appunto perché l'immagine è più scura che chiara, potrebbe essere intorno ai 72. A questo punto ci spostiamo nella parte bassa della galleria filtri e andiamo ad aggiungere un nuovo livello effetti. Con il secondo livello effetti selezionato andiamo a selezionare la seconda funzione, pattern mezze tinte. Qui andiamo a selezionare come tipo di pattern appunto la linea. Ora l'effetto che dobbiamo ottenere è un effetto di linea sul volto, o meglio una linea che attraversa da sinistra a destra e viceversa l'intera immagine, compreso appunto il volto, che è la parte che abbiamo reso più nitida rispetto al resto dell'immagine. Quindi ci spostiamo sul valore dimensione fino a ottenere un valore che potrebbe essere efficace e affidabile rispetto al nostro obiettivo.
per esempio un valore 2,3, dopodiché andiamo ad aumentare o diminuire il contrasto in modo da rendere equilibrata la visualizzazione delle linee sulle immagini rispetto alla luminosità e ai colori di partenza. Per esempio una dimensione di 3 punti e un contrasto di 10 potrebbe essere l'ideale nel nostro caso, perché c'è un buon equilibrio tra la luminosità dei pixel e l'effetto a linee, come se fosse appunto una scansione. A questo punto clicchiamo su ok ed ecco il risultato finale. Ora possiamo tranquillamente utilizzare questo lavoro come sfondo per il nostro poster, per la nostra grafica pubblicitaria o semplicemente per un lavoro digitale. Se volessimo invece poi rendere colorato questo sfondo con l'effetto applicato, una volta che il livello è selezionato ci spostiamo nella parte bassa dove ci sono i livelli di regolazione, apriamo il menu a tendina, clicchiamo su tinta unita, clicchiamo su ok. A questo punto abbiamo il livello regolazione tinta unita sopra il livello dell'immagine con l'effetto applicato. Se facciamo un doppio clic sull'icona della tavolozza andiamo ad assegnare un colore che potrebbe essere per esempio il rosso, clicchiamo su ok e poi ci spostiamo sul menu dei metodi di diffusione, clicchiamo su colore ed ecco qua abbiamo quindi applicato un colore in modo naturale, quindi con un metodo di diffusione adatto sull'effetto applicato all'immagine. Chiaramente possiamo sempre andare ad associare un altro colore riaprendo la tavolozza e associando un nuovo colore. Clicchiamo su ok, l'importante è che il metodo di diffusione applicato sia sempre colore ed è proprio con i colori che Photoshop ci permette di realizzare 1000 soluzioni diverse. Per questo ti consiglio di approfondire il discorso del cambiamento dei colori con questo video che ho realizzato, in cui ti mostro come cambiare velocemente il colore ad un'immagine o ad una parte dell'immagine con Photoshop. Ciao, grazie e al prossimo video!